Good morning. How are you? Do you see me? What do you think? What do I look like? Am I fatter? I think so. I can't go out. I can't do any sports. I'm always at home. I eat, and that's not good. And what about you? Are you fit? Are you okay? I hope so. Today we do another very easy lesson, so don't worry, it will be fine. Now open your book at page 105. We listen to this dialogue talking about past events. It's a revision between while, when, simple past, past continuous, so don't worry, it will be very easy. Now, if you want, you can use the EA link so that you can watch and listen to the dialogue again. Now, I use my phone. It's not very good, but what can I do? Ready? Go! Someone stole my sports bag yesterday while I was having lunch in a cafe. Oh no! How did it happen? I left my bag under a table and went to the cash desk. When I came back, it wasn't there. Who took it? Probably the boy at the next table. While I was paying for my lunch, he got up and left. Gosh! What did you do? Nothing. It all happened so quickly. What was in the bag? My new football boots, unfortunately. Okay. So we go back to the dialogue and we read it together. Someone stole my sports bag yesterday while I was having lunch in a cafe. Qualcuno, ecco, rivediamo un attimo i composti di some e any. Some, qualche. One, uno, qualcuno. Stole. Ti ricordi cosa vuol dire stole? Vuol dire rubare. E il paradigma lo sai? Se non lo sai, vai a rivederlo, mi raccomando. Il paradigma è steal, stole, stolen. Quindi qualcuno mi rubò la mia borsa dello sport, ieri, while I was having lunch. Ti ricordi la differenza tra while e when? While si utilizza per esprimere un'azione che avviene in simultanea. Ti ricordi? Mentre stavo mangiando, stavo guardando la televisione. Ti ricordi? Ed è spesso seguito dal past continuous, da un'azione quindi che ha una certa durata, come in questo caso. While I was having lunch. Io stavo pranzando. E nel frattempo cosa è successo? Che qualcuno gli rubò la sua borsa. Andiamo avanti. Oh no! How did it happen? Quindi questa, quella giusta. Come successe? Mi raccomando il verbo succedere, accadere, molto importante questo happen. Imparalo bene a memoria. I left my bag under a table. Quindi io lasciai la mia borsa sotto un tavolo. And went to the cash desk. E andai alla cassa. When I came back, it wasn't there. Quindi quando ritornai non era lì. Who took it? Quindi chi la prese? Vedete, chi è già soggetto della frase. Chi la prese? Probably the boy at the next table. Probabilmente, quindi dall'aggettivo probable si arriva a probably, l'avverbio. The boy at the next table, al tavolo a fianco. While I was paying, quindi mentre io stavo pagando il pranzo, he got up and left. Lui si alzò e se ne andò. Gosh! Questo gosh è un'esclamazione tipo il nostro caspita, perbacco. What did you do? Cosa hai fatto? Vedi qua, no, non è what were you doing, perché questa è un'azione lunga, no? Cosa stavi facendo? Cioè, no, cosa hai fatto per quel motivo lì, cosa hai fatto? E lui risponde niente, nothing. It all happened so quickly. Tutto accadde così velocemente. Vedi anche qua, quickly è l'avverbio. Quick, senza L e Y, è l'aggettivo. Mi raccomando, ripassali bene, gli aggettivi e gli avverbi. Poi, what was in the bag? Cosa c'era nella borsa? My new football boots, unfortunately. I miei nuovi scarponcini da calcio, quindi le scarpette mi sembra che si chiamino, no? Sfortunatamente. Ecco, ora magari se riesci con DEA Link, riascoltalo un attimo
ripetilo bene, così fai un po' di esercizio anche per la pronuncia, ok? Molto bene. Now, reorder the conversation, then listen and check. Questa è una conversazione simile a quella sopra, ora mettila in ordine, parte con la 1E, quindi I had an accident on my bike and hurt my arm last week. Quindi io feci un incidente in bicicletta e mi feci male al braccio la scorsa settimana. Ora prova a vedere quale frase potrebbe andare meglio adesso. Fai questo esercizio in qualche minuto, ferma un attimo il video e poi riprendi che io do la soluzione, ok? I termini sono semplici. Have you finished? Ok, la seconda è chiaramente la A. Oh, really? How did it happen? Oh, davvero? Come successe? La risposta corretta dopo questa è la G. I was cycling home when a car hit me. Quindi io stavo andando in bicicletta a casa quando una macchina mi colpì. A car, C. Gosh, was it going fast? Una macchina, perbacco. Stava andando velocemente? 5. No, luckily it wasn't. No, fortunatamente no. 6. Thank goodness. Were you wearing a helmet? Stavi tu indossando un caschetto? Yes, of course. I always wear one. Quindi abbiamo la A numero 2, B5, C4, D7, E1, F6, G3. A2, B5, C4, D7, E1, F6, G3. Ok? Can I go on? Let's go. Qui c'è la pronuncia stress and weak forms. Parla delle forme in cui sono accentate e altre no. Was, were non sono accentate perché l'accento va più che altro sulla parola interrogativa e sul verbo. Quindi, where was he going? Was he going home? Cioè, è più importante sapere appunto cosa vuole chiedere la domanda, quindi dove, cosa, perché, e il was were in questo caso non è molto accentato, mentre poi nella risposta breve è accentato. Yes, he was, yes, we were, però ecco, ripeto, questa è una cosa che per il momento non ci interessa tanto. Chi vuole farla chiaramente ascolta bene con il CD e fa l'esercizio. Andiamo avanti. Ecco, adesso facciamo degli esercizietti che trovate a pagina 116, li facciamo insieme, anzi voi li fate come al solito e poi li correggete con me. Quindi adesso fermate magari un attimo il video e interrompete tutto, provate a fare questo esercizio. Il primo si riferisce al dialogo che abbiamo appena ascoltato, quello sopra del ragazzo che hanno rubato gli hanno rubato la loro, vabbè, fatemi, non ricordo più. Ecco, riguarda Harry, ecco che gli hanno rubato la borsa dello sport. Ecco, non mi ricordo bene tutto. Se volete, chiaramente anche voi andate sopra e vedete, controllate e poi rispondete, va bene? What did they steal? Quindi cosa rubarono? When did they steal it? Quindi quando la rubarono? Where did Harry put it? Quindi dove la mise Harry? Who probably took it? Chi la prese probabilmente? What did Harry do? What was in it? Ok? Fatela adesso, 2 minuti. Fermate. Ok, have you finished? Let's go. What did they steal? Quindi cosa rubarono? Non mi basta che tu qua mi metti a sportsbag. Voglio proprio il soggetto, il verbo e il resto frase. Come faccio a coniugare il verbo in modo adeguato? Devo guardare se la domanda è presente c'è il presente o il passato. Se ci fosse does, devo mettere steals in terza persona, cosa che molti di voi non hanno fatto nella prova d'esame. In questo caso c'è il did e quindi è passato. Devo mettere steal al passato. È regolare steal? No, non è regolare. E quindi devo imparare a memoria, ok? Quindi, they stole a sports bag. Va bene? They stole a sports bag. Andiamo avanti, facciamo l'altra. When did they steal it? They stole it yesterday. Where did Harry put it? Anche qua, put è regolare o irregolare? È irregolare. Presente o passato? È passato, perché c'è sempre il did nella domanda, quindi la risposta è he put it, perché il paradigma di put fa put, put, put. Va bene. He put it under the table.
Who probably took it? Chi l'ha presa probabilmente? The boy at the next table. Preferirei la risposta completa. No, the boy at the next table took it. Va bene? Quindi anche con il verbo took it. Va messo però alla fine, non all'inizio. Took it a boy non si può fare, mi raccomando. The boy at the next table took it. What did Harry do? He did nothing. Non fece niente. What was in it? There were his new football boots. C'erano le sue scarpette nuove da calcio. Ok? Can I go on? Let's go. Abbiniamo le domande alle risposte. 1D, 2G, 3A, 4B, 5F, 6E, 7C. Va bene? Quindi 1D, 2G, 3A, 4B, 5F, 6E, 7C. Tutto molto semplice. Andiamo avanti, correggiamo anche il numero 3. La numero 2 è la A. Quindi, luckily I found my keys. Fortunatamente trovai le mie chiavi. B. Gosh, you were lucky. Perbacco. Sei stato fortunato. 4B. Unfortunately it was raining. Quindi, sfortunatamente stava piovendo e non avevo una giacca o un ombrello. Andiamo avanti. 4. Where did you leave it? Where did you put it? Oppure semplicemente where was it? Il 2. When did you leave it there? Quindi quando lo hai lasciato. Where were you? Dov'eri? 4. What's your bike like? 5. What did you do? 6. Is that your bike? Numero 5. Numero 1. Simone risponde che non trova. I can't find my mobile phone. 2. Where did you leave it? 3. It was on the table in the canteen. 4. How did it happen? 5. I went to get some water and when I returned, my phone wasn't there. Were you with a friend of yours? Attenzione a questa costruzione, Were you with a friend of yours? Quindi eri con un tuo amico? Si dice eri tu con un amico dei tuoi. Yes, I was with Jack. Maybe Jack has taken it by mistake. Impara bene questo by mistake. Ho preso qualcosa per sbaglio. I took it by mistake. In questo caso, I have taken it. Allora, carissimo, spero che tu stia bene. Questi esercizi sono facili, li ho fatti un po' velocemente, ma eventualmente se hai qualche domanda me la puoi sempre scrivere come al solito. Happy Easter, new beginnings and new everlasting happiness, let them be yours in your life. Quindi, nuovi inizi e una felicità infinita, eterna, siano sempre con te nella tua vita. Quindi per questa Pasqua un po' particolare ti auguro questo, che questo nuovo inizio che ci sarà spero presto ci porti tanta felicità e che questa felicità appunto non finisca mai, che sia sempre con te, nella tua vita e nella vita dei tuoi cari. Va bene? Happy Easter to you, to your family. See you next week. No homework for Easter. Non hai nessun tipo di compito per Pasqua, quindi tranquillo, ci sentiamo con calma mercoledì e giovedì prossimo. Se vuoi ripassa qualcosa, fai qualche esercizio senza problema. Però ecco, compiti, niente. Rilassati, stai con la tua famiglia, giocate, divertitevi, fate tante cose buone da mangiare e non ti preoccupare. A presto. Happy Easter again. Bye bye.